Welcome to the Language Show. Today, our participants, two Spanish speakers and one Romanian speaker, will explore how much Neapolitan they can understand. Together, they will take on an interactive challenge, hearing Neapolitan descriptions and working out which words they refer to. Let's meet the participants and get started. Io mi chiamo Austin, sono da Ischia, vicino a Napoli, e mo vivo in America. E sto parlando napolitano. Hola, mi nombre es Oscar, soy de México, tengo un pequeño canal de YouTube en español y en inglés, abajo si lo quieren ver, y hablo español y un poco de otros lenguajes. Bună, mă numesc Ștefana, sunt din România, vorbesc română și locuiesc momentan în Anglia. De asemenea, vorbesc puțin spaniolă, franceză și italiană. Hola, mi nombre es Carlos, soy de los Estados Unidos y hablo inglés, español, francés y portugués. In questo turno io spiego una parola e la gente indovina quelle che dico. Allora, la prima parola. Questo è un animale che si trova in due giardini. Un animale che si trova in due giardini. Cammina in coppa a trippa. Non tiene cose. Questo animale i gente si mettono a paura quando vedono questo animale. E l'animale può essere piccolo o può essere rosso. Può essere piccolo o può essere pure rosso. Grande, diciamo. Si trova in due giardini. Cammina in coppa a trippa. Non tiene cose, non tiene mani. I gente pensano che è velenoso, ma invece non è velenoso. E si mettono a paura, tengono paura. Questo animale è famosissimo però, perché si trova nella Bibbia. L'animale è famosissimo e si trova nella Bibbia. E mo se ti dico che state cose, sono sicuro che voi capite quale animale è. Allora, tenete qualche idea? Qualche pensiero? Stefani, vuoi parlare tu prima? Am înțeles că este un animal care trăiește în grădină, poate fi roșu, nu are mâini, nu are ochi. Oh, no, tiene l'occhio. Are ochi, nu are mâini, ok. Tiene una lingua, è famoso per la lingua. Ok, înseamnă că este un șarpe. Oscar, parla tu. Ok, Vai tu. bueno, tú has dicho que es un animal que se encuentra en un jardín, que no tiene manos, no tiene pies, que a veces es venenoso, pero a veces no lo es venenoso y su lengua es muy famosa. Entonces yo puse serpiente o víbora, porque en español tenemos los dos, dependiendo si es venenoso o no. Hai capito. Va bene. Carlos, vai tu. Yo entendí similar a Oscar. Es un animal, se encuentra en el jardín, no tiene patas, no tiene manos, puede ser grande, puede ser pequeño. La lengua es famosa, pero también usted dijo algo como que es algo bíblico, ¿verdad? Se encuentra en la Biblia. Sì. Y sí, mi respuesta es culebra o serpiente. Sì. No, avete indovinato tutte e tre. Tutte e tre avete indovinato. Sì. Serpiente. Como en español, solamente la E al final no está. Sì, giusto. Perché quando parla napoletano si ammazza la parola. Alla fine della parola si ammazza. Allora uno non dice serpente, dice serpiente. E poi ci mette pure l'accento. Le parole si ammazzano, c'è un accento alla fine della parola. Quasi tutte. Vabbè, la prossima parola. La seconda parola. Questo è un mestiere. È un mestiere che la gente può fare. Può essere o un uomo, o una femmina, o una creatura, oppure un animale può fare questo mestiere. E che c'entra questo mestiere? Allora, questo mestiere si trova in due teatri, in due cinema, da televisione. È un mestiere che si fa in due cinema, da televisione,
da un teatro. E si può fare pure a mese a veglia. Sto mestiere si fa pure a mese a veglia. Quando uno fa sto mestiere, si può fare famosissimo. Si può fare proprio famoso. E si può fare pure ricco, questo mestiere. Uno si può fare ricco, questo mestiere. O può essere pure povero. Non fa soldi questo mestiere. Fa o cameriere e poi fa pure stato mestiere. Non ti voglio dare un esempio perché poi subito indovina chi fa questo mestiere. Ah, invece di mestiere, diciamo lavoro. Mestiere e lavoro, stessa cosa. Allora, hai qualche idea? Eh, es algo que puede usarlo un hombre, una mujer o una criatura. Sì, sì, Gente rica la usa en lugares especiales como teatros o televisiones. non la usano. Uno diventa ricco, si fa sto lavoro, diventa ricco, può diventare ricco, può diventare ricco. E sto mestiere, se fa sto mestiere, in due teatri, si vede da televisione, da cinema, sono famosissimo. Uno ha un premio quando fa sto mestiere, può avere un premio. Agostino? Cred că este o persoană, poate fi bărbat, poate fi femeie, orice creatură care are această ocupație, lucrează la teatru. Occupazione. Da, da, ocupație. Lucrează la teatru, poate apare la televizor și este faimoasă. Cred că este actor. Don't say if it's correct just yet. Let's hear what Mhm. Carlos has to say. Lo que entendí es que puede ser hombre, mujer, criatura, animal. Se puede hacer en el teatro, en el cinema, en la televisión. Creo que se utilizó la palabra famoso, y es una ocupación que puede recibir un premio, quizá. Sì, sì, Y sì. también mi adivinación es actor. Oscar, tu che dici? Al principio no entendí la profesión. Pensé que era oro o joyas que la gente rica usa, pero como tú dijiste, no se usa y es un oficio, entonces, y dijiste famoso, famosísimo, actor. Sì, avevi indovinato tutte e tre. La parola è attore. Attore. Mhm. Allora, la terza parola. Terza parola. È un posto. È un posto. Un posto che si trova da montagna e si può trovare pure a mare, sotto all'acqua. È un posto. E gente forse qualche ermita può vivere là, ma nessuna gente non vive in questo posto. Si trova da montagna. Ah, aspetta, si trova da montagna. Ci stanno i minieri che lavorano da questo posto, da montagna. Lavorano da sto posto, da montagna. Scavano. Uno può fare l'occupazione che scava a questo posto e può trovare oro, può trovare diamanti, può trovare tutti i tipi di minerali. Non mi sono scordato la parola. Il carbone, puoi trovare pure il carbone. Scavano a questo posto per trovare il carbone. En este lugar la gente trabaja, labora. Sì, si può lavorare, si può faticare a questo posto. Ah, questo posto pure è scuro, anzi, gente può venire pure a divertire, questo posto può essere pure lungo e food, scuro, lungo e food. Y solo para clarificar, ¿es una ocupación? No, non è no, è un posto, è un posto. Ah, Este un loc. sì, un loc. Un lugar. Grazie. Un loc. Este un loc unde oamenii nu trăiesc, dar lucrează. Oamenii lucrează acolo, muncesc.
Este un loc lung. Sì, può essere lungo, può essere pure corto, ma si trova dentro la montagna. Anzi, si può trovare pure sottoterra. Io stavo pensando alla montagna, ma si può scavare pure sottoterra. Pero es un lugar que está en una montaña debajo de la tierra oscuro. ¿Es oscuro naturalmente ahí? Sì, sì, è scuro scuro naturale. Este un loc în care oamenii lucrează, oamenii pot lucra, persoanele pot lucra și cultivă carbon. Sì, si può trovare pure un carbone. Carbone. Ok. ¿U otros minerales? No solamente carbón, puede ser. Sì, si può trovare pure i minerali, ma Creo que usted dijo que se podría encontrar también oro y diamantes, ¿verdad? sì, si può trovare tutto, sì. ¿Tienen ideas? ¿Divinaciones? Yo tengo una. Sì, sì, vai. Pienso que es una, le llamamos mina, Mm. ¿Por qué? porque está en una montaña, está debajo de la tierra, la gente trabaja ahí, puede trabajar, hay carbón, plata, oro, diamantes o otras cosas, pienso yo. Carlos. Sí, yo pienso similar. Escuché como bosque, montaña, ah, usualmente personas no viven ahí. Se encuentra oro, diamantes, carbón. So pensé y mencionó que era un lugar, entonces yo también escogí mina. Mhm. Ok, eu am două posibile cuvinte. Prima, primul cuvânt este peșteră, al doilea este mină. Mhm. Pentru că am auzit munte, oamenii locuiesc acolo, nu, oamenii nu locuiesc, oamenii pot lucra acolo. Am auzit cuvântul carbon, minerale, diamante, aur. È una rotta, allora Stefano ha divinato, però io faccio confuso un po'. Si dice rotta, una rotta, ¿Como gruta? sì, come grotta. Ah, ok. Ah, So here, I think there was a little bit of confusion, but I think it Mhm. still kind of adds up. It's just an interesting take on the cave, but I think it Mm. still applies. And actually, Stefana got it, so it worked. it's peșteră in Romanian. Grota peșteră. Foarte diferit. Yeah, en español puede ser cueva. O gruta. In italiano si dice cava, però noi a Napoli diciamo una rotta. Ah, Sì. La prossima parola, quando fa un temporale o maltempo, dall'aria si vede in luce, si vede una luce in due cieli. È una cosa, che è questa cosa? Si vede una luce in due cieli. E poi fa prima che sta cosa e poi viene un truone. Quando fa un temporale o ci sta maltempo, ci sta una luce in due cieli e poi dopo ci sta un trone, un rumore rosso, un trone. Este un fenomen natural? Sì, sì, Da. naturale. Quando sta un temporale, che vede, si vede in due cieli. Quando fa temporale, si vede in due cieli. y por este efecto natural se ve las cosas gris. No, non è grigio, non è grigio, si vede. Si vede in due cieli quando ci sta un temporale. Y a veces llega con lluvia también, Sì, pure poi piove pure, sì, sicuro. con lluvia, Sempre. Però non è necessario, ma a veces, entonces. è avanti, è prima che piove, pure, prima che piove. Es común en la mañana, Non ci capite? es común cuando es temprano y es de día, pero apenas está saliendo el sol. No, 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 no. È quando succede un temporale o maltempo, quando succede un temporale o maltempo, si vede sta cosa in due cieli, questo fenomeno, dicevo, si vede in due cieli sta cosa. Quello che accompagna sta cosa è un truono, è un rumore rosso, un rumore grande. Când este vreme rea,
este un fenomen natural. Când vremea este rea, timpul este rău. Înainte de a începe să plouă, am auzit cuvântul lumină, luce, lumină, Sì. și cred că am înțeles. Pot să Dușire. Ok. Am o idee. Dimmi. În română, fulger. Fulger. Oscar, ¿tú tienes qualche idea? Mi idea es bueno, son dos. La primera es neblina, que creo que en italiano es grigio, y abajo nublado, cuando el tiempo está mal o apenas va a llover, se niebla, se pone overcast, pero no sé si Hai capito? Nuvoloso, hai capito. Vabbè. Carlos, ¿tú qué dici? Lo único que pude entender era que es durante un mal tiempo, una mala temporada y es como una luz. Lo demás se me hizo difícil entenderlo. Entonces por eso yo escogí relámpago o rayos. Oh, Hai capito. Allora, la parola era ulamp. La parola era ulamp. Allora, è indovinato Stefania e Carlos avete indovinato. Un lampione, in italiano si dice lampione. No, lampione. Fulmine, si dice fulmine in italiano. Però in napoletano si dice lamp, un lamp. Lightning, sí, un lamp. entonces es relámpago. un relámpago. Great. So we reached the end of the challenge, and I'm impressed with Stefana because you got so many words and they were quite difficult, right? So how well did you understand Neapolitan? Like, what gave it away to you, Stefana? I think there's a lot of like Latin words. I think Napolitan is quite difficult and very different from Romanian. However, I picked some words like time, light, I think bad time or bad weather. Maltiempo. Yeah, maltiemp. Before, which is avant, which is before you saying something before the rain, right? Yeah. Yeah. So yeah, there's lots of words that are similar to French and Spanish and Italian, but it's more different than I thought. So, Stefana, which of your Romance languages helped you the most in understanding Neapolitan? I'd say French and Italian probably, but also hearing Carlos and Oscar's suggestions in Spanish really helped. Yeah. What about you, Oscar? So I found Napolitan to be like a very relaxed Italian. Like almost like if I wasn't putting too much emphasis on the articulation of the words, that's what it reminded me of, and it was good to understand. But a lot of the words are different from Italian, so that kind of confused me a little bit. But I would say Italian was the one that helped me the most get closer to Napolitan. What about you, Carlos? So it was very difficult to understand. I feel like I was able to extract more from French. I think one of the key words Stefana used was avant. So that was helpful. Mal tiempo, very similar to Spanish. I think temporada to luz. Spanish was helpful, but at the same time, yeah, it was very different than what I'm used to with Portuguese and French and Spanish.